Ops. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Oggi insieme a 3 bei pacchetti provenienti direttamente dalla Cina, più nello specifico da Banggood. Anche in questo unboxing siamo soli ragazzi, io e voi. Stefania non è più con noi, cioè no, sta bene, è ancora viva, però sta trascorrendo questa quarantena a casa dei suoi genitori. Comunque Stefania vi saluta tutti, commentate qui sotto e vi risponderà. Detto questo, come al solito, taglierino alla mano e iniziamo questo unboxing. Finalmente Banggood non utilizza più quelle bruttissime buste nere che sembravano buste della spazzatura, ma abbiamo una bella busta arancione marchiata Banggood. Ho una telecamera qui sopra che credo dovrebbe riprendere, ma andiamo ad aprire, vediamo cosa troviamo nel primo pacchettino, ed è uno smartwatch. Perdonatemi, era al contrario, eccolo qui. Full touch screen smartwatch IP68. Enjoy your smartwatch. Non c'è scritto che modello di orologio sia questo. Vi spiego, a volte gli store mi inviano prodotti senza che io li richieda e a volte pago anche la dogana. Questo è uno di quei casi. Credo che sia comunque un modello abbastanza economico, display 1.3 pollici, touch. Vabbè dai, che dire, apriamolo e vediamolo insieme. Se riuscirò mai a trovarlo su Banggood ve lo linkerò in descrizione video. Ah, però non si presenta affatto male, molto carino, almeno ad un primo impatto. Questa cassa in simil carbonio, vediamo il display, sì, si accende. Oggi ho tutto al contrario ragazzi, perdonatemi, si è già acceso, davvero velocissimo. Vediamo un po' il sistema operativo. Non riesco a capire se si tratti di una versione personalizzata di Android. Abbiamo anche il cardiofrequenzimetro qua dietro. Abbiamo, oltre al cardiofrequenzimetro, anche la misurazione della pressione dell'ossigeno nel sangue. Questo si chiama ossimetro o saturimetro, che tra l'altro è una cosa davvero difficile da trovare in questo periodo, in quanto stanno svaligiando tutte le farmacie tra saturimetri, mascherine. Vi ripeto, non so nemmeno che modello sia. Ah, è un Cospet. C'è scritto qui piccolissimo sul cinturino, non so se riuscite a leggerlo. Proviamo. Battito 68, quindi ci siamo. Proviamo a misurare la pressione. Allora, 107,73 di pressione sanguigna e direi che è un ottimo valore. Ora proverei a vedere anche l'ossigenazione del sangue. Ok, abbiamo 97% di saturazione di ossigeno nel sangue. Io ora non so che precisione abbiano questi dispositivi rispetto ad un saturimetro classico che io utilizzo a casa per i miei genitori, ad un misuratore della pressione classico. Guardate ragazzi, se volete una recensione più specifica di questo smartwatch, che dovrebbe costare abbastanza poco, beh, fatemelo sapere con un commento e io nei prossimi giorni andrò a recensirvelo, perché è davvero molto carino. Questo me lo lascio al polso perché mi piace e passiamo ad un altro pacco sempre da Banggood. È inutile ripeterlo, tutti questi pacchi provengono da Banggood. Cos'è questo? Oh, è arrivato! Questo sarà il Best Buy dell'estate. Cos'è questo? Si tratta del mini condizionatore portatile della Xiaomi. Non so se voi che state guardando questo video l'anno scorso e anche 2 anni fa già mi seguivate. Beh, in questo caso sicuramente vi ricorderete dei miei 2 video dedicati a questi prodotti, questi mini condizionatori. Si mette l'acqua dentro e ci rinfrescano. Bene, la particolarità è che quest'anno lo produce direttamente la Xiaomi. E come in ogni estate io non potrò non recensire uno di questi cosi, che io li trovo davvero molto utili. Come si dice in questi casi, non c'è 2 senza 3, e quest'anno vedrete la recensione dello Xiaomi Baseus, una cosa del genere. Esteticamente è davvero carino, sembra una vecchia radiolina o una vecchia televisione.
Time Desktop Air Cooler. Vediamo un po'. Che carino! Il mini condizionatore in sé è davvero bello come è realizzato. Abbiamo queste manopole che servono per inclinare le alette e quindi direzionare meglio il flusso d'aria, e poi c'è quest'altra che penso vada a regolare l'accensione e la potenza della ventola. Qui si mette ovviamente l'acqua, l'alimentazione è USB di tipo C, quindi fantastico, l'indicatore per il livello dell'acqua, mentre qui sotto penso che si vada poi a pulire il filtro. Vediamo se riesco ad aprirlo senza romperlo. Eccolo qui ragazzi, molto molto particolare il filtro questa volta. Qui dentro invece abbiamo l'elica che immette l'aria in circolo, quel tubicino là in fondo che serve per prelevare l'acqua da serbatoio e andare a inumidire queste spazzoline. E attenzione perché ci sono anche le antennine da mettere sopra, sarebbe praticamente il tappo dell'acqua. Che figata! Il funzionamento è sempre lo stesso su questi prodotti. Comunque, in breve, mettiamo l'acqua nel serbatoio, acqua fredda mi raccomando, l'acqua va a bagnare quel filtro di carta che vi ho mostrato poco fa e l'aria immessa da dietro attraversa il filtro bagnato d'acqua fredda e quindi l'aria calda fuoriesce fresca dalla parte anteriore. Molto semplice, ma già gli altri due che provai negli anni scorsi funzionavano molto bene ed ho buone sensazioni anche su questo modello della Xiaomi, che se volete già acquistare senza attendere la mia recensione a maggio-giugno potete già farlo tramite il link qui sotto in descrizione video. Ora però passiamo al pacco più grande e interessante. Guardate quanto è grosso, non ho idea da che parte aprirlo, forse da questa parte frontale. Ok, ce l'abbiamo fatta, cioè quasi, dobbiamo tirarlo fuori ora, è molto pesante. Ci riusciremo? Opla! Eccolo qui ragazzi, sto distruggendo la telecamera lì sopra, perdonami. Ok, bene, eccolo finalmente. Da che parte ve lo faccio vedere? Da qui il V-Car Racing Bison V3. Allora amici, questo è c'è anche la maniglia qui sopra, è il terzo modello della mia auto radiocomandata preferita in assoluto. 2 anni fa infatti vi recensii il secondo modello e vi lascio il link alla recensione nella scheda qui in alto a destra, ed era davvero fantastico perché è dotato di motore brushless in grado di spingere questa macchinona radiocomandata a ben 90 km/h. Divertentissima, con queste grosse ruote per fare i salti, acrobazie in aria, una vera figata. Questa era già tanta roba, mentre questo terzo modello, che spero di recensirvi il prima possibile, è ancora più potente. Pensate, raggiunge i 110 km/h. La colorazione dovrebbe essere diversa rispetto a quella arancione del modello precedente e voglio scoprirlo. Oh, bellissima! Guardate quanto è bello questo terzo modello blu-bianco con i finestrini trasparenti per vedere l'interno. È davvero una figata e pesa tanto, ma cercherò di farvi una comparativa con il secondo modello, questo arancione, questo blu. Non so se le dimensioni sono uguali, ma sono comunque molto simili. La parte inferiore è in metallo rinforzata con
sospensioni singole per ogni singola ruota. Dietro abbiamo anche i ruotini per l'atterraggio dopo i salti, per evitare che si ribalti. Qui si va ad applicare lo spoiler della V-Car, che dovrebbe essere qui dentro, eccolo qui. Per aprirla si rimuovono queste graffette e si alza. Voilà! Questa è la batteria molto grande, questo è il motore brushless, abbiamo la scheda di controllo, il sistema radiofrequenza per il radiocomando, ma guardate com'è bella la meccanica con queste sospensioni a pistone singole con grande escursione. Guardate qui dietro come è fatto bene, cioè ragazzi, sto avendo un orgasmo. Per curiosità voglio vedere anche il radiocomando, che dovrebbe essere diverso, in quanto quello del secondo modello era un po' troppo giocattoloso, forse è l'unico punto negativo. Invece questo è decisamente migliore, molto più grande, ergonomico. Guardate che bella la ruota per la sterzata, e abbiamo anche più comandi qui sotto per la regolazione della sterzata. È davvero bellissimo. Sulla fiancata troviamo la scritta Bison V3. Lo ripeto, spero di riuscire a recensirvi questa fantastica macchina radiocomandata il prima possibile, appena ci permettono di accedere ai parchi pubblici, perché è lì che vado a testarla. Però vi preannuncio che è davvero tanta roba e costa ovviamente il giusto. Sta cadendo, non cadere. Parliamo di circa 300 euro su Banggood. Vi lascio il link d'acquisto qui sotto in descrizione video. Bene ragazzi, questo è tutto per l'unboxing di oggi. Pochi prodotti ma davvero molto interessanti. Fatemi sapere quale di questi tre vorreste vedere prima in recensione, tra lo smartwatch, il mini condizionatore oppure la bellissima V-Car Racing Bison V3. Aspetto i vostri pareri, domande e risposte qui sotto nei commenti. Come sempre, se avete un qualsiasi dubbio su questi prodotti, volete chiedermi qualcosa, non esitate a chiedere lasciando un bel commento. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se volete acquistare sin da subito questi bellissimi prodotti, trovate link e coupon qui sotto in descrizione video. Ricordandovi ovviamente che i coupon non sono eterni, scadono dopo un certo numero di utilizzi o dopo un po' di tempo, ma io li pubblico sempre aggiornati sul mio canale Telegram delle offerte, Tech Best Deals, che trovate linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! E infine ragazzi, se volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri video, live, anteprime sono totalmente gratuite per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Io non resisto più, vado a provare questo bisonte nel mio laboratorio e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Statemi bene ragazzi, alla prossima, ciao!